Il browser è il pannello laterale che ti permette di accedere a diverse cose. Ti permette quindi di accedere a diverse cartelle. PEX, dove trovi in particolare tutti i suoni che puoi utilizzare, quindi tutti i sample, per cui drums, cymbal, sats, kicks, keys, eccetera eccetera. Quindi puoi spulciare tutte queste librerie qui su PEX, quindi questa è una cartella importante. Poi un'altra cartella interessante è FL Cloud, quindi FL Cloud per accedere ai backup, quindi ai progetti salvati in backup, quindi online, ai suoni, quindi scaricate FL Cloud, oppure ai progetti di FL Studio Web, un altro progetto, quindi un altro software di FL su cui stanno lavorando, appunto l'FL Studio Web. Un'altra cartella interessante è Demo Projects, quindi puoi anche studiare e quindi vedere i progetti di base introdotti e quindi inseriti già all'interno di FL, tipo ci stanno diverse demo songs, basta fare tasto destro open e quindi puoi aprirle e visualizzare tutto, quindi le catene di mixing, gli effetti utilizzati, la struttura della song, eccetera eccetera, quindi sia in demo song sia in product demos, insomma c'è un sacco di roba da poter studiare. Un'altra cartella importante è backup, dove invece trovi tutti i backup di volta in volta che FL ti va a salvare. Per attivare comunque questi backup bisogna andare su options, bisogna andare su file settings e da qui decidere con quale frequenza salvare questi backup. È consigliabile attuare quella più frequente, quindi la voce qui finale. Si può decidere anche quanti backup deve salvare FL, adesso c'è un numero casuale, ma potete mettere 100, 200, 50 progetti, insomma quello che volete, 50 backup eccetera. Un'altra cartella interessante è plugin database importante, dove qui appunto trovate effetti, generatori, quindi li si può aprire sia da add ma sia gestirli da qui, plugin database, quindi basta andare appunto su una cartella e poi fare drag and drop magari su un canale del mixer o sul channel rack. Poi un'altra cartella è Current Project, dove c'è tutta, tra virgolette, la storia del progetto, ovvero i pattern utilizzati, gli effetti. In questo caso ecco c'è un progetto di default, di un progetto appunto demo, quindi tutti i pattern utilizzati, tutti gli effetti utilizzati su questo progetto, i generatori eccetera eccetera, quindi anche questa cartella è importante. Non che le altre non siano importanti, ma queste comunque le principali. C'è pure Recorded, dove troverete tutte le parti che avete registrato, quindi tutti appunto i sample eccetera, i vocali eccetera eccetera. Per caricare librerie all'interno del browser, che è una delle cose che più interessano ai ragazzi, si fa così: si va qui sopra, si fa configure extra folder e qui in questa zona potete appunto cliccare sulla cartella e dare il percorso della vostra libreria appunto che volete caricare sul browser. Poi se magari avete aperto tante cartelle, quindi in questo caso cymbal, kit eccetera, per tornare indietro basta cliccare su questa freccetta e quindi resetta il tutto. Per cercare invece i suoni basta andare su tags, quindi basta scrivere ipotesi stab e ti escono tutti i suoni o le cartelle che contengono appunto questi suoni, quindi questi stab, e in più ti dice guarda puoi esplorare anche 9534 più suoni in questo caso per quanto riguarda la categoria stab. Poi in alto appunto trovate dei simboli, questo sarebbe per lo più delle scorciatoie. Current Project, questo qui è il plugin database, quindi a conferma che comunque Current Project è un plugin database importante come cartelle. Poi questa è una sorta di finestra tra virgolette nel mondo ImageLine per acquistare librerie o per scaricare appunto pacchetti dei vari tool integrati in FL, sia quelli gratuiti o magari quelli a pagamento. Questa è l'FL Cloud, quindi la risorsa integrata di FL con tutti i suoni sia free ma anche a pagamento. E poi con la stelletta invece potete mettere magari qualche suono che vi interessa tra i preferiti. Infatti se prendete ipotesi questo symbol basta fare così, ecco che quando andate sulla stelletta trovate questo suono già appunto tra i preferiti. Per chiudere, il browser si può aprire con